Nome. Alessandro. Alberto. Soprannome. Ceret. Abe. Età. 37. 32. Azienda. Ceretto Aziende Vitivinicole. Cordero di Montezemolo. Che vino hai scelto? Barolo Bricco Rock 2008. Barolo Monfalletto 2009. Perché? È uno dei miei vini preferiti tra gli ultimi che ho fatto. Perché è quello più importante secondo me per la nostra famiglia. Aprilo. Descrivilo brevemente. È un vino di Castiglione Falletto, sopra a metà tra le Rocche e il Villero. Un'annata incredibile dove, nonostante il nebbiolo sia molto tannico, è già di pronta beva. È un vino di La Morra, alla Gatera, al centro della nostra proprietà, e ha il grande pregio di essere un Barolo godibile fin dalla tenera età, quindi è immediatamente piacevole. Ultima volta che l'hai bevuto? 2 giorni fa, insieme ai miei compagni di classe che non vedevo da tanti anni. Ieri, in occasione di una visita di alcuni turisti qui in cantina. Con cosa lo abbineresti? Con un bel brasato cucinato da Enrico Crippa. Con un risotto con le spugnole. 3 aggettivi per descrivere l'altro. Schietto, simpatico e semplice. Goliardico, testardo, scheletrico. Una cosa che non hai mai detto all'altro. Sono molto più bello di te. Che cazzo? Una cosa che invidi all'altro. Il cedro è uno dei monumenti più belli al Barolo. La sua solarità, essere sempre molto gioioso e sorridente. Il vino che ti piace di più dell'altro. Barolo Gorette. Il Bricco Rocche o Brunate, tutte e due. La vigna dell'altro che ti piacerebbe avere. La vigna del Goretto, ho sempre sognato di avere una decina di cru sparsi in tutta la zona del Barolo. Il Brunate perché è una grandissima vigna, e anche però il Prapò perché mi piacerebbe avere qualcosa a Serralunga. Se tu fossi il presidente dell'Albeisa, cosa faresti? Guarda, mi dimetterei, ma solo perché non ho il carattere e la personalità per avere questo tipo di cariche. Se fossi tu a gestire Piazza Duomo? Non lo so, penso che funzioni già molto bene, e giustamente Enrico Crippa ha la libertà di esprimere la sua grande creatività. Farei magari una cena al buio, visto che lui è un grande espressionista del gusto. Se tu avessi il cedro, cosa ci faresti? Farei quello che Abe e la sua famiglia stanno già facendo, cioè lasciare il cedro alla disponibilità di tutti. Se avessi l'acino, cosa ci faresti? Non lo so, un torneo di ping pong. Una cosa da eliminare nel mondo del vino. La burocrazia. La burocrazia. Favorevole o contrario? Alla barrique? Sì, Favorevole. Alla botte grande? sì. Favorevole. Ai solfiti? Se usati come tutti li stiamo usando, favorevole. Certamente basta solo avere cognizione, quindi saper usarle se servono oppure no. Al vino biologico? Favorevole? Certamente, Alla vendita del vino sfuso? Sì. certamente c'è spazio per ogni tipo di vendita. Al tappo di silicone? Purtroppo sono contrario. L'abbiamo utilizzato per una decina d'anni in passato, ultimamente già da qualche anno l'abbiamo eliminato, quindi direi no. Al tappo a vite? Credo che inizierò a usare il tapovite nel prossimo futuro. Penso sia il futuro del 70% dei vini del mondo. Ai punteggi? Contrario. Né favorevole né contrario, non mi baso su quello, e un consumatore non si deve basare su quello, sono un indicatore. Ai consorzi? Favorevole? Certamente. Perché fai questo lavoro? Perché non riesco a immaginare niente di più bello e mi piace tantissimo stare in mezzo alla natura. Perché lo adoro. La cosa che ti appassiona di più? Stare in mezzo alla natura è buono. È un lavoro che ti permette di avere un'ampia emozione, dalla vigna all'andare in giro per il mondo a parlare del tuo territorio, e questo ti permette di essere a contatto con culture, tradizioni, gente molto diversa. È molto istruttivo e stimolante. Datti un voto come produttore. 8. E 7+, c'è sempre da migliorare. Datti un voto come fruitore di vino. Qua saliamo 9 minimo. E qui si cresce decisamente tra il 9 e 9,5 senza batter ciglio. Un produttore a cui ti ispiri? Ma non mi ispiro a nessuno, mi piace avere la mia caratteristica, la mia personalità. Cerco di osservare
Chiunque, da grandi produttori, piccoli, più conosciuti, meno conosciuti, c'è sempre da imparare da tanti a cui si può ispirare, non per copiare ma per avere stimoli e nuove idee. Il vino più buono che hai assaggiato? Champagne Salon 1996. Dipende molto dal contesto, quindi dove sei, gli amici o le persone con cui lo bevi e ovviamente anche l'umore, se sei incazzato no, cambia molto se è buono oppure no. La passione più grande dopo il vino? Il golf, giocare a golf. Viaggiare, mi piace molto conoscere nuove tradizioni, vedere nuovi posti, mi piace molto. Il migliore insegnamento che hai ricevuto dalla tua famiglia? L'amore e la passione per il territorio albese, la Langa. Ma ne ho ricevuti tanti, diciamo che il rispetto è uno di quelli più fondamentali per sé e per gli altri. La persona più importante della tua vita? Mia moglie Francesca, perché grazie a lei adesso sono papà di 2 fantastiche bimbe, Alice e Viola. Beh, in 30 anni persone importanti nella mia vita ce ne sono state tante, è difficile darne solo una, però ovviamente quelle più vicine, quindi dalla famiglia più stretta fino a mia moglie ovviamente, che è molto importante in questo momento, però anche a amici, professori, anche gente che mi è stata sulle balle, alla fine ho reputato essere stata molto importante. Il sogno nel cassetto? Prendermi un anno e girare il mondo con mia moglie e le mie 2 bimbe adesso che sono ancora piccole. Scalare l'Everest mi stimola. Saluta l'altro. Ciao Ceret! Ciao Abe.